Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire. Martedì 27 maggio del 2025, buongiorno e come al solito, come ogni martedì, ma purtroppo per l'ultima volta, benvenuti o bentornati a Future Stars, l'unica trasmissione dedicata esclusivamente a Milan Futuro che va in ferie, diciamo così, quest'oggi va in ferie per l'estate. Sarà una puntata un po' speciale, un po' particolare, in cui andremo un attimino a ripercorrere quella che è stata la stagione negativa, molto negativa di Milan Futuro, fino poi alla retrocessione nella sconfitta al play-out contro la SPAL, e anche quello che è il futuro di questo progetto, come verrà gestito, dove verrà gestito, in che categoria, perché a differenza del buon Geoffrey Moncada, noi rispetto per le opinioni di tutti, ma non siamo d'accordo quando dice che Serie D, Serie C o Serie B sia uguale. E oggi parleremo non con Will, che salutiamo, che rimane sempre un grande amico del programma, non col direttore Simone Cristao, ma con un nuovo amico, Luca Villani. Ciao Luca. Ciao Jack, ciao a tutti. Luca Villani è un giornalista che scrive per quello che è tra l'altro anche un grande suo amico e amico di Radio Rossonera, ovvero Filippo Galli, e quindi non poteva che essere anche lui appassionato ed esperto di calcio giovanile come lo stesso Filippo è, quindi direi che per te come per lui stagione da dimenticare a tutti i livelli. Stagione deludente, sì, si è conclusa subito anche quella della primavera, tra l'altro, quindi dovremmo andare nelle serie inferiori a cercare, nelle categorie inferiori a cercare un po' di soddisfazione. Pare che sia un under 15 molto forte, ma sì, non esageriamo, oggi parliamo di Milan Futuro, no? Oggi tocca parlare di Milan Futuro, sì, riferimento alla primavera, che è l'unica squadra, diciamo così, che ha vissuto una stagione per me sufficiente, quantomeno, considerando che era una squadra molto giovane, visto che molti ragazzi di Milan Futuro avevano, non molti, ma alcuni ragazzi di Milan Futuro avrebbero avuto l'età per giocare nel campionato primavera. Si sono invece ben difesi i ragazzi, un gruppo di ragazzi molto giovane ha fatto i playoff. Certo, il primo turno ai playoff è stato credo sia finita 3-0 alla fine, non 3-0 nel primo tempo, sì. Piuttosto netto, piuttosto rotondo contro il Sassuolo, che ha eliminato subito la squadra dell'Under 20 rossonera. Ma oggi parliamo di Under 23, parliamo di un Under 23 che ha vissuto una stagione molto difficile. So che tu lo abbiamo fatto prima nel fuori onda, siamo andati anche a rivedere un attimino come si è modificata la formazione della squadra nel corso di tutta la stagione. Una stagione partita in realtà bene nelle primissime 2 uscite di Coppa, un campionato che è partito subito male, tanti giocatori che poi ci si è resi conto che non erano i profili giusti. Penso su tutti a Longo, un acquisto della sessione estiva, o ragazzi che poi sono andati magari più stabilmente in prima squadra come Jimenez, o chi invece è stato portato in prima squadra non si sa bene perché, per far panchina, come può essere invece Francesco Camarda. Poi un cambiamento dal 4-2-3-1 iniziale, poi al passaggio alla difesa 3, il cambio di allenatore forse un po' tardivo. Insomma, che giudizio dai tu a 360 gradi a questa stagione? Ma la stagione è un giudizio negativo che secondo me presenta un po' delle analogie con quelle della prima squadra. Ora, la prima squadra non è retrocessa, però se facciamo un po' le proporzioni, questo ottavo posto della prima squadra equivale un po' a una retrocessione, no? Diciamo, se consideriamo lo star fuori dalle coppe come un risultato negativo. Un po' guarda caso anche qui
due mercati, due allenatori, cioè c'è una grandissima simmetria. L'ultimo traguardo sfumato per effetto di un doppio confronto con una squadra emiliana, il Bologna per la Serie A, la Spal per il Milan Futuro. Cioè io trovo tantissime analogie fra le due vicende, fatte ovviamente e anche in termini di budget. Entrambe le squadre hanno speso tanto. Il risultato è negativo, è profondamente negativo. Ripeto, ne parlavamo già qualche giorno fa, si calcola che il Milan Futuro abbia avuto un budget di 15 milioni, con 15 milioni forse con un bravo direttore sportivo allestisce una squadra di B. Adesso lo diciamo un po' così, con una logica approssimativa. Qualcuno magari ci dirà no, ce ne vogliono, però ci siamo capiti, no? Cioè non Certo. sono stati i mezzi che sono mancati. Il risultato è una grandissima delusione e c'è stata tanta confusione. Io, esattamente come per la prima squadra, ho la sensazione che non sia neanche un problema di rosa, cioè che la rosa non fosse così inadeguata. Se sentiamo le interviste a tutti gli allenatori che hanno incontrato il Milan Futuro, va bene, mettiamoci un po' di cortesia e di fair play, ma tutti hanno detto questa è una squadra che ha delle individualità forti. Guarda caso la stessa cosa che si dice per la Serie A. Quindi non so se ti ho risposto: buoni giocatori, alcuni, qualcuno molto buono e una grande confusione tutto intorno. Ti volevo chiedere altre due cose in realtà principali legate appunto alla stagione. Una legata a chi è sceso in campo meno di quanto non avrebbe dovuto, di quanto non ci sarebbe potuti aspettare, e anche di chi, diciamo, ha preso poi parte almeno di queste scelte. Partiamo dai giocatori. 2 su tutti sono quelli che io personalmente, ma in realtà sempre in trasmissione abbiamo citato più di tutti per la loro gestione di difficile comprensibilità a nostro modo di vedere. Su tutti ovviamente Francesco Camarda, che doveva essere, adesso non per dargli responsabilità che non ha, ma tutti ce lo immaginavamo un po' come il pilastro attorno a cui andare a costruire tutta questa squadra. Di fatto non lo è stato, perché è iniziato come punta titolare di questa squadra, ha fatto un po' fatica all'inizio, a mio modo di vedere almeno, questo impatto col professionismo, coi difensori rognosi, 35 anni, sì, che erano esattamente però quello che si voleva, no? Assolutamente sì, però ha fatto magari un pochino di fatica. Poi è stato portato, quando secondo me stava iniziando a prendere un po' il ritmo, è stato portato in prima squadra, che di base uno potrebbe dire sì, dovrebbe essere lo scopo di una seconda squadra, di una formazione under 23, però è stato portato in prima squadra per fare panchina, e io questa cosa sinceramente non l'ho proprio compresa, perché quando ci si è resi conto forse dell'errore, perché ha fatto panchina più o meno chiunque, a Morata, a Ebram, a Jimenez, ha fatto panchina a Jovic, che sembrava fuori rosa. Quindi, e per l'amor di Dio, cioè poi guardi come Jovic ha giocato quel famoso derby di Coppa Italia, e certo in quel contesto è stato giusto mettere Jovic, ma allora aveva davvero senso tenerlo lì in panchina per poi arrivare, che secondo me questa è una cosa che ulteriormente non ha aiutato, portarlo con l'Under 23 nel finale, costruire finalmente con Oddo una formazione più o meno stabile, composta sempre più o meno dagli stessi 11, ma costruita attorno a un riferimento e a una punta come Camarda, per poi trovarsi ai play-out in cui Camarda non poteva giocare neanche volendo. In più la sfortuna ha voluto che si facesse male Magrassi, quindi una squadra che tu hai allenato a giocare, a orbitare attorno a un centravanti di quel tipo, ha giocato i play-out senza centravanti. Sì, ha giocato con Traoré come punta. In generale c'è questa gestione di Camarda, tu come la giudichi? È male, perché io credo che Camarda avrebbe dovuto giocare di più. Arrivo a dire non importa dove, qualcuno, e vi posso dire qualcuno dall'interno del mondo Milan, ha detto Camarda doveva farsi la sua santa primavera giocando tutte le partite. Ora forse questa è una visione persino troppo integralista, però che viene dall'interno del mondo tecnico, diciamo che per rimanere in una posizione di equilibrio, Camarda avrebbe dovuto fare la punta del Milan Futuro, che, come dici tu, è stato quasi un po' modellato intorno a lui. Camarda era il talentino da costruire e gli è stata appunto allestita intorno, esagero ma ci capiamo, una struttura che potesse accompagnarlo verso il professionismo. Quindi sicuramente l'errore è stato quello di sballottarlo, soprattutto a fare panchine inutili in Serie A, quando magari sì, una delle punte, diciamo, vere della categoria era infortunata, ma non serve avere 3 punte tutte le partite. Vediamo che la bravura dell'allenatore sta anche nel sapersi inventare magari una mezza punta o un Leao che fa per una volta, come ha fatto in passato tra l'altro, la prima punta,
e Camarda può giocare i suoi 90 minuti, 95, 100 minuti di strattoni e di calci, che esattamente, oltre che di belle giocate, l'abbiamo visto anche nell'ultima partita, certo. Quella dell'altro ieri, di 3 giorni fa, abbiamo visto di che cosa è capace, ma aveva solo bisogno di giocare, quindi una gestione disastrosa. A questo proposito, l'altro giocatore che aveva lasciato un po' così, ecco, diciamo, la sua gestione è stato Mattia Liberali, il compagno di merende di Camarda nei suoi anni nelle giovanili basse, diciamo così, un anno più grande, 2007 lui, portato all'inizio con Milan Futuro, poi non so come definire, diciamo retrocesso, riportato nuovamente con la Primavera, poi fatto esordire un po' a caso, diciamo, francamente, un po' a caso, da Paulo Fonseca in questa partita, tra l'altro importante, che è la partita dell'anniversario, con la maglia storica davanti alle leggende a San Siro, colui che secondo me ha giocato anche bene, ma si vedeva soprattutto i primi 15-20 minuti che un po' la accusava, per poi rispedirlo senza più passare neanche da Milan Futuro, rispedirlo di nuovo in Primavera. Ok, quella presenza, quella comparsata con la prima squadra somigliava più a un voler mandare un messaggio, un gesto dimostrativo, sì, da parte di Fonseca verso la dirigenza, la società. Però comunque questa gestione di Liberali, tra virgolette, vincolato alla Primavera, perché forse la C non era il suo campionato, non lo so. Se io su quella di Camarda sono molto convinto che sia stata sbagliata, su quella di Liberali non la condivido, però forse la capisco un pochino di più. Non so qual è il tuo punto di vista a riguardo. Ma Liberali è un talento purissimo, vedergli giocare la palla è un piacere. Dopodiché lui sconta due cose non a suo favore, soprattutto in questi contesti. Uno è il fisico. Liberali è un ragazzo minuto, piccolino, e noi vediamo quanta fatica si fa a giocare a calcio, soprattutto dentro il gioco, quindi diciamo da trequartista centrale, con quel tipo di fisicità. Ormai il trequartista centrale, lo dicevamo qualche giorno fa scherzando ma non troppo, è Milinkovic-Savic nell'idea. Noi abbiamo giocato con Chessy in quella posizione, no? Cioè il trequartista minuto che tocca bene la palla. Il problema è che la palla rischia di non toccarla mai, né bene né male. Assolutamente. E quindi io credo che Liberali abbia pagato molto la combinazione di ruolo e fisico, quindi forse deve irrobustirsi. Pensiamo anche a come Brahim Diaz è cambiato giocando nel Milan, a come faceva comunque fatica a giocare nella fetta centrale del campo e come era più libero quando veniva invece decentrato. Poi lui ha la fortuna di essere ambidestro, destra, sinistra, eccetera. Certo. Quindi, perché io vorrei dire una cosa importante, anche se impopolare: i giocatori non sono tutti uguali. Io mi sono stancato di sentir dire ma la Yamal a 16 anni è titolare. I giocatori, e ne ho parlato tanto con Filippo, quindi se non credete a me, credete a uno dei più grandi esperti di calcio giovanile in Italia. I giocatori non maturano tutti alla stessa età, né fisicamente, e questo lo vediamo, è evidente, ma anche psicologicamente. Quindi ogni giocatore ha i suoi tempi. Io credo che Liberali non fosse del tutto pronto per giocare in quella posizione lì, per giocare un calcio ruvido come quello della Serie C. E la bravura dei dirigenti è proprio quella di accompagnare ognuno nel percorso, cioè non esiste un percorso che va bene per tutti. Ogni giocatore è un giocatore, è una persona. Pensate chi ha dei figli, che magari ne ha 2 o 3, quanto sono diversi tra di loro. Tipicamente hanno caratteri opposti. Perché vogliamo considerare tutti allo stesso modo? Liberali, mentre Camarda è un caso, come dire, più nitido, perché è anche aiutato da questo fisico alto e anche abbastanza forte. Liberali è un giocatore che va guardato con maggiore attenzione, secondo me. Sicuramente sì, non credo che la gestione ideale sia quella di lasciarlo andare da svincolato, come invece sembra purtroppo che stia per accadere, ma comunque potrebbe non essere l'unico, mi dicevi. Potrebbe non essere l'unico, ci sono altri giocatori un pochino sul chi va là, uno tra tanti è Eletu, per esempio, poi avremo modo di fare 2 chiacchiere. Ti faccio un'ultima domanda sulla stagione, poi iniziamo a proiettarci verso la prossima. In breve, Bonera è stato esonerato troppo tardi? Sì, io credo che sia stato esonerato troppo tardi. Non ho niente di personale e non voglio mai essere offensivo quando valuto il lavoro degli altri. Però io credo che Bonera non fosse pronto per fare quel lavoro lì. Tutti sappiamo che quella era la squadra di Ignazio Abate. Abate si era coltivato i suoi talenti in primavera, li aveva portati in finale di Youth League, aveva fatto un certo tipo di percorso. Secondo me c'era anche una fiducia reciproca tra lui e i ragazzi, che poi magari non avrebbe risolto tutti i problemi.
Poi Abate ha fatto molto bene alla Ternana, è riuscito a farsi esonerare 2 volte, che lì è un caso da psichiatria. Però io credo che quella fosse la squadra di Abate, e che comunque Bonera non fosse pronto per fare il primo allenatore di una squadra che comunque gioca un campionato professionistico. Quindi troppo tardi, ma troppo tardi sì, nel senso che non doveva proprio esserci. È stata sbagliata fin dall'inizio. E lo dico con profondo rispetto. Sì, no, ma sono d'accordo con te, soprattutto poi con Oddo, che invece è più definibile come un allenatore di categoria. Io un miglioramento l'ho visto col passare delle partite nella parte finale, ci ha messo un po' anche lui. Curiosamente, proseguendo sul piano delle analogie, anche lì il passaggio dalla difesa 4 alla difesa 3, no? Cioè ci sono davvero all'inizio è vero, ha svoltato tante cose. La difesa 3 ha dato un po' di sicurezza, esattamente come è successo in prima squadra. Sarà un caso, però è successo anche lì. Ma come la scelta anche per certi versi, come è venuto anche in prima squadra, di cambiare il capitano a un certo punto e di dare la fascia a Camporese, che era letteralmente appena arrivato ma che vantava un'esperienza di tutt'altro tipo con tutto rispetto a Kubiš o comunque a chiunque abbia indossato la fascia prima. Ecco, anche perché se ci ricordiamo le prime partite, noi abbiamo fatto una collezione di cartellini gialli e rossi invidiabile. Ci ha fatto spendere Ballo Touré nell'unica presenza che ha fatto con Milan Futuro. Quello è un caso poi lunare, ma lo stesso Kubiš, mi ricordo quando si è fatto espellere dopo 15-20 minuti in casa, insomma era lo stesso Kubiš, c'era molto nervosismo. Camporese sicuramente ha messo molta tranquillità, serenità nel reparto difensivo, purtroppo non è bastato. Sicuramente sì, quindi questo è un pochino, diciamo, il punto di vista sulla scorsa, ormai possiamo definire così, stagione, ma visto che si chiama Milan Futuro e che abbiamo la certezza che continuerà a esistere, proiettiamoci verso il futuro con le nostre amate grafiche, che oggi tranquilli le abbiamo, non ce le siamo dimenticate, ma le nostre amate grafiche le abbiamo sempre. Partiamo dal capire dove giocherà questa squadra. L'abbiamo detto, noi non siamo d'accordo con le dichiarazioni di Moncada per cui serie D, C o B è uguale. Secondo noi sono categorie un pochino diverse. Andiamo ad analizzare con calma tutte le eventualità. Discorso ripescaggi. Se delle squadre non dovessero riuscire o non potessero, per qualsiasi motivo, iscriversi al prossimo campionato di Serie C, si andrebbero a liberare dei posti. Di fatto la modalità con cui Milan Futuro è subentrato nel campionato di Serie C lo scorso anno. Per questi ripescaggi ci sono delle priorità che l'anno scorso hanno premiato il Milan, perché nella lista di chi ha più diritto, diciamo, degli altri, secondo regolamento, di essere ripescato in Serie C, c'è una seconda squadra. L'anno scorso era Milan Futuro, quest'anno sarà al 99,9%, visto che di cose certe nella vita non ce ne sono, sarà l'Inter Under 23, giustamente dopo che la Juve fa la seconda squadra, il Milan fa la seconda squadra, l'Atalanta fa la seconda squadra, poteva esimersi l'Inter, quindi l'Inter avrà il primo slot, quindi la prima squadra che non sarà in grado, che non potrà iscriversi alla Serie C, permetterà il ripescaggio dell'Inter Under 23, vedremo poi con che nome nascerà. La seconda in ordine di priorità è una squadra che ha militato nel campionato di Serie D, sempre ammesso che questa ci riesca, e che non è riuscita però a conquistarsi sul campo la promozione diretta. La terza è una retrocessa dalla Serie C, ma Milan Futuro non rientra nel pool delle retrocesse della Serie C, ma rientra nel pool della seconda squadra. Quindi a quel punto bisognerebbe iniziare un secondo giro in cui Milan Futuro sarebbe ripescato come quarto, ovvero la seconda squadra. Non so se mi sono spiegato bene. Quindi sostanzialmente, se non dovessero succedere cose particolari, servirà che non meno di 4 squadre non riescano a iscriversi al prossimo campionato di Serie C per permettere a Milan Futuro di giocare nuovamente in C. Ora, sembra un numero molto grande. Ci sono diverse squadre in difficoltà. Questa stagione lo ha dimostrato. Il Taranto è riuscito ad iniziare la stagione, ma non è riuscito a portarla a conclusione. E il girone C, per esempio, si è giocato a 19 per la maggior parte dell'anno. La Lucchese, ben conosciamo la situazione, sono altri i club che ci sono. In più la Serie C ovviamente ha dei costi che non sono sempre così facilmente sostenibili dai club di Serie D, quindi comunque qualche speranza, secondo me, a mio parere, però questo è un parere personale tendenzialmente, che Milan Futuro riesca a essere retrocesso in C, ripescato in C, c'è. Però non è facile, perché devono saltarne 4. E l'anno scorso, dove c'erano tante squadre che sembravano al limite,
alla fine in un modo o nell'altro soltanto una non è riuscita, e il Milan si è infilato al posto di quella squadra lì, ma le altre 20, 40, 59 sono riuscite, quindi vedremo. Quello di cui siamo certi assolutamente è che c'è una grande differenza tra i campionati, e allora ci siamo chiesti, come sappiamo, una notizia che vi abbiamo lanciato in esclusiva noi la scorsa settimana, sia sul sito che nel corso delle nostre trasmissioni. Vi invito peraltro ad andare a leggere tutte le notizie sul Milan futuro e non sul sito www.radiorossonera.it. Sappiamo che alcuni giocatori, Victor Eletu per esempio, hanno qualche dubbio sul futuro che prenderà questo progetto, e allora io lo provo a chiedere direttamente a te, Luca: ma la Serie D è veramente a un livello sufficiente per poter valorizzare i nostri giovani? Allora, io non sono un esperto, ho iniziato a guardare la Serie C quando è nato il Milan Futuro, però ho parlato con un po' di persone a causa appunto di questa passione per il Milan Futuro, con cui ho avuto modo di chiacchierare, eccetera. E quello che molti mi hanno detto è che la Serie D in realtà non è meno competitiva della Serie C, è una serie dilettantistica, e non so se è un bene o un male, ma c'è una, diciamo, anche maggiore libertà, chiamiamola così, non voglio dire cose di cui poi rispondere, ma c'è una maggiore libertà anche salariale, tant'è vero che tanti mi dicono: ma c'è gente che gioca in Serie D che guadagna molto più che in C, perché è tutto molto più discrezionale ed è tutto un po', diciamo, lontano dai riflettori. Questo lo dico solo per dire che non ho una risposta, però potrebbero esserci delle isole felici in cui la Serie D ha anche dei valori tecnici, perché magari c'è un proprietario che è molto ambizioso, che vuole farsi eccetera. Diverso poi è il discorso se il contesto della Serie D è un contesto di valorizzazione per i giovani. Io ripeto un po' quello che ho detto prima: secondo me per ogni giocatore, perché se noi pensiamo ai ragazzi che hanno fatto quest'anno il Milan Futuro, cioè la Serie C, io credo che per ognuno di loro adesso va un po' pensata una soluzione. Facciamo pure finta che tutti rinnovino il contratto, anche se sappiamo che non è così. Non avverrà. Qualcuno l'abbiamo già perso, no? Perché abbiamo perso Stalmach, l'anno scorso avevamo perso Simic, cioè ogni anno perdiamo un pezzo pregiato. Ecco, anche qui secondo me c'è un po' di debolezza della società. Io credo che adesso per ognuno di questi ragazzi vada pensato un percorso dove una seconda squadra rimanga, e io voglio vedere nelle parole di Moncada non tanto come dire la lettera la Serie C, la Serie D e la Serie B sono uguali, non sono uguali, ma l'idea che questo progetto rimanga e poi si vedrà come. Detto questo, bisognerà un po' pensare, perché ci sono giocatori che sono o si sentono più pronti, più maturi, e lo sono anche fisicamente, cioè pensiamo alla fisicità di un Kubis con tutti i suoi magari anche limiti, no? Poi caratteriali, che ha messo in mostra soprattutto nella prima parte del campionato, però è chiaro che lui si sente un giocatore fisicamente pronto, è gigantesco. Allora, prima parlavamo di liberali, sono due casi quasi opposti, e forse non si possono affrontare in blocco, ma vanno affrontati con un po' di capacità di discernimento. E qui di nuovo viene fuori, non voglio infierire, ma l'inadeguatezza del management, no? Forse lì va messa una persona che capisce da un lato di calcio giovanile e dall'altro di calcio, diciamo, di calcio di serie minori, perché bisogna fare un bel incastro tra età, preparazione fisica, preparazione tecnica, ambizioni, durata del contratto. È un lavoro quello lì, è un lavoro penso anche ben pagato, no? Quindi bisogna saperlo fare molto bene, semplicemente. Sicuramente sì, poi vedremo. Io credo che, allora, a differenza forse della prima squadra, che al momento sembra che nessuno pagherà per quello che si è visto quest'anno, Milan Futuro è più probabile che Kiroschi, che è stato l'uomo scelto per costruire e dirigere un pochino questo progetto, sarà quello che giustamente anche per certi versi andrà un pochino a subire le conseguenze di quella che è stata questa stagione, questo fallimento che ha portato poi alla retrocessione della squadra. Magari sì, cercare di prendere qualcuno del settore, mi verrebbe da dire, che ha una conoscenza di quel tipo di categoria, come può essere la C o anche la D, che sono categorie diverse, quindi magari anche valutare una persona in base a dove poi finirà a giocare fisicamente Milan Futuro il prossimo anno, ma una persona che sappia di che cosa si sta parlando, non che magari venga da lidi lontani sia a livello di chilometri che a livello di idee, come potevano essere quelli da cui proveniva Kiroschi, senza nulla togliere ovviamente a quello che è la realtà del calcio
in altri paesi. Ci avviciniamo alla chiusura, ma prima di chiudere io volevo trattare un ultimissimo tema con te, che è un tema legato a questo progetto a 360 gradi da un punto di vista di elementi, e partiamo dal management, come dicevi tu, all'allenatore, ai giocatori, e anche da un punto di vista umano, non so come dire, psicologico, ovvero abbiamo preso questa foto, una foto peraltro di inizio stagione. Questa era la formazione che è scesa in campo, la formazione titolare è scesa in campo a Novara nel secondo turno di Coppa Italia, e io vedo Camarda, che credo sarà ancora un pilastro di questa formazione l'anno prossimo, vedo un Alex Jimenez che ormai è un giocatore stabilmente della prima squadra, però vedo tanti giocatori, vedo un Bartesaghi usato ancora con il contagocce in prima squadra, vedo un Zeroli che rientrerà dal prestito col Monza, in cui peraltro forse non si è fatto così tanto le ossa come avrebbero voluto i giocatori del Milan. E poi dietro questa foto ipotizziamo che non ci fosse Bonera, che in realtà c'era, ma ci fosse un Oddo, e sopra Ibrahimovic, Kiroschi. Come ripartire? Come si riparte? A prescindere che sia in C o in D, secondo te come si riparte il prossimo anno con questi giocatori? Come gli si ridà nuova motivazione? Chi si conferma e chi no? Si riparte con Oddo in panchino, si cambia? Cosa faresti? Ma io credo che Oddo vada confermato, perché è un allenatore italiano, milanista, che conosce la categoria e forse gli va data l'opportunità. Cambiare adesso mi sembrerebbe una forzatura. È un'impressione, perché se vogliamo anche lui ha fallito, non è riuscito a scongiurare la retrocessione e a fare quei pochi punti che sarebbero bastati a evitare il play out. Quindi però io credo che tutto sommato un altro cambiamento non vedo a quali benefici potrebbe portare. Tutto sommato Oddo è uno che non ha fatto vedere idee strabilianti, anzi il modulo a 3 lo aveva già varato Bonera, però sì, lo lascerei lì. Per il resto è tutto un po' da costruire. Se vediamo la formazione della prima metà del campionato, cioè prima del mercato di gennaio, è una formazione che fa molto più sognare, è una formazione piena di talento, perché appunto Zeroli, Camarda, Jimenez, Bartesaghi, io ci metto anche Malaspina, che secondo me è un buon mediano, certo. che ha potenzialità per fare ancora un pezzo di strada, non so quanto, non so se diventa il nuovo Gattuso, temo di no, però è uno che secondo me può provare ad andare avanti. Traoré, che è uno che alterna partite. Nella partita di andata dei play-out con la Spal ha fatto una partita intelligentissima, veramente alla Jovic migliore, quello dei tanti tocchi di sacrificio a centrocampo eccetera. Quindi è un giocatore che ha dimostrato di avere giocate molto diverse da quelle che ci immaginavamo da lui come esterno offensivo. Ecco, secondo me c'è tanta qualità lì dentro, si tratta di capire innanzitutto, e questo mi auguro che lo abbiano capito le persone preposte, quanta esperienza ci vuole, cioè quale deve essere il mix, perché se poi ci riduciamo a giocare con 6 giocatori over 30, estremizzo un po', su 11, allora forse viene un po' meno l'interesse, no? Io credo che ci debba essere, forse, come si diceva ai tempi della prima squadra di qualche anno fa, di Pioli, un giocatore esperto per reparto, ok, ci può stare. Dopodiché dare spazio, abbiamo tanto talento sta salendo anche dalle categorie giovanili, quindi io credo che questa macchina, diciamo, che fabbrica giocatori professionisti debba continuare. Spero che l'esperienza di quest'anno, conclusasi male, sia stata anche di insegnamento, per cui meno cambiamenti di categorie. Paradossalmente un giocatore molto esperto può giocare in 2 categorie nella stessa settimana, forse un ragazzo di 16, 17, 18 anni ha bisogno di riferimenti più chiari, deve formare, come dire, quei legami psicologici, intellettivi, cognitivi con i suoi compagni, e quando li forma se non ci gioca mai? Quindi ecco, io mi auguro una ripartenza per certi versi un po' più nel segno del calcio giovanile del Milan, che è un buon serbatoio, con qualche elemento di esperienza, e proviamo a non fare tutta una serie di errori che abbiamo fatto. Luca, grazie. Noi ci vediamo la prossima volta che ci farai la cortesia di essere ospite. Ci vediamo sicuramente l'anno prossimo per parlare ancora di Milan Futuro. L'anno prossimo, tra qualche mese, diciamo, la prossima stagione. La stagione prossima. L'anno prossimo calcistico, per parlare ancora di Milan Futuro. Allora, un saluto a tutti, chi ci vede, chi ci ascolta, e ci rivediamo alla ripresa dei campionati.
Grazie ancora, grazie anche a Morgan in regia, e visto che termina qui questa prima stagione di Future Stars, io ringrazio anche voi che ci avete seguito, che ci avete supportato con i vostri like, i vostri commenti. Vi chiedo di non venire meno a questo vostro impegno anche proprio in occasione di quest'ultima puntata, quindi un ringraziamento speciale va a Luca che c'è stato oggi, va a Will, va a Simone, un ringraziamento va a tutti voi che avete deciso, come il nuovo progetto di Milan Futuro, avete deciso di supportare questo nuovo progetto di Radio Rossonera di Future Stars. Vi ricordo l'unica redazione, l'unica radio che ha scelto di fare una trasmissione specificatamente su Milan Futuro. Mi raccomando, commentate, fateci sapere che cosa ne pensate di tutti gli argomenti, tantissimi oggi, che abbiamo toccato in questa puntata. Ovviamente iscrivetevi al canale, attivate la campanella così non vi perdete niente, e a me non resta altro da fare se non darvi appuntamento alla prossima stagione, sempre qui su Radio Rossonera, presumibilmente sempre il martedì alle 7 del mattino con Future Stars. Ciao! Se i tuoi bambini hanno un cuore rossonero e sognano di vivere la passione per il Milan come il loro papà, non perdere l'occasione di iscriverli al Milan Junior Camp di Sport Eventi, l'esperienza che avresti voluto vivere anche tu alla loro età. Con Sport Eventi, partner storico del Milan, i tuoi bambini potranno partecipare a camp estivi unici, pensati per ragazzi dai 6 ai 16 anni, in location mozzafiato come Cortina d'Ampezzo, Jesolo Lido, Lignano Sabbiadoro e l'Altopiano di Asiago. Allenamenti, tecniche di gioco e tanto divertimento. Una settimana di calcio, crescita e amicizia che i tuoi figli non dimenticheranno mai. Visita www.sporteventi.com e iscrivi subito i tuoi figli ai Milan Junior Camp di Sport Eventi e fai vivere loro un'esperienza che ricorderanno per sempre. Excellence on your journey. Extra Sport. Kumho Tire.